Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato dal Consorzio Universitario per l'Ateneo della Sicilia Occidentale, Unisom. Oggi ci incontriamo per presentare una nuova iniziativa di alta formazione che il Consorzio sta organizzando con una serie di dipartimenti dell'Università di Palermo e con il Centro di Trasferimento Tecnologico dell'Università di Palermo. Il Master ha l'obiettivo di trattare un argomento per noi nuovo, nutraceutica, ricerca e sviluppo, produzione e mercato, che è una nuova frontiera che Unisom, che opera da 25 anni in collaborazione con l'Università di Palermo, vuole sperimentare nei prossimi mesi. Intanto un ringraziamento ufficiale a tutti i direttori dei dipartimenti che, insieme con il professore Valenza, che è il coordinatore scientifico del Master, si sono messi a disposizione e hanno lavorato con noi per l'organizzazione della struttura didattica e poi per la individuazione di tutto il patrimonio umano e scientifico che entrerà in aula per lavorare con gli allievi. Un paio di informazioni di tipo tecnico: il bando relativo a questo master uscirà nelle prossime settimane, resterà aperto per 30 giorni e le lezioni quindi dovrebbero iniziare nel mese di giugno. Ciò detto, io passerei direttamente ai saluti e alle presentazioni dei direttori dei dipartimenti che vado a nominare uno per uno. Riccardo Alessandro, direttore del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata, delegato del Rettore dell'Università di Palermo. Prego, professor Alessandro. Sì, grazie Roberto, buongiorno a tutti. Devo dire è con piacere appunto che prendo la parola come direttore pro tempore del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata, che, come diceva il dottore Bertini, insieme all'altro Dipartimento dell'Università di Palermo, il SAF, insieme al Centro di Trasferimento Tecnologico, ha contribuito con i suoi docenti a mettere su appunto l'impianto didattico di questo master, che è un master chiaramente di alta formazione, per cui il nostro obiettivo è quello di formare dei professionisti di eccellenza, in questo caso nel campo della nutraceutica, e delle applicazioni fondamentalmente della nutraceutica anche da un punto di vista di risvolto per le possibilità, diciamo, di creare anche delle aziende o di lavorare all'interno delle aziende. Infatti, diciamo, il piano didattico, come poi verrà illustrato dai colleghi che verranno dopo, diciamo, è un piano didattico che a 360 gradi guarda diciamo, al campo della nutraceutica a partire dagli aspetti biochimici, a partire dagli aspetti di biologia cellulare, di epigenetica, di fisiologia della nutrizione, per poi appunto concentrarsi sulla parte relativa alla estrazione quindi la parte più prettamente tecnologica di estrazione dei composti, alla parte di possibile marketing naturalmente e poi diciamo al trasferimento tecnologico con anche una parte prettamente economica e gestionale. Per cui effettivamente diciamo, abbiamo pensato al master proprio per poter fornire tutte queste informazioni per i discenti in maniera tale da poter creare, da poter dare diciamo, un supporto per l'inserimento in questo ambito della nutraceutica, delle aziende che lavorano nel campo della
quella del nutraceutico, per poter, diciamo, immediatamente mettersi fondamentalmente a lavorare. Oltre alla parte prettamente, diciamo, prettamente didattica, quindi di contenuti chiaramente di base, ma non solo appunto di base, come ho detto precedentemente, ci sono 300 ore, se non ricordo male, di stage all'interno delle aziende che hanno dato la loro pronta disponibilità, che pertanto ringraziamo per la loro disponibilità, da Algem ad altre aziende che hanno fatto parte e fanno parte, diciamo, di questo insieme appunto di soggetti istituzionali appunto e privati per le attività del master. Per cui nuovamente io spero che questo master, appunto, subito dopo il bando sarà ampiamente partecipato dai studenti interessati, che diciamo, abbiamo previsto un ventaglio di lauree per poter avere accesso a questo master abbastanza eterogeneo, e quindi proprio per questo motivo abbiamo ripreso alcuni argomenti naturalmente di base della biochimica, della biologia cellulare, della fisiologia della nutrizione, proprio per cercare di dare un background comune a questi studenti, per poi entrare nel vivo delle materie più prettamente tecnologiche. Quindi vi ringrazio, grazie a Roberto Bertini, grazie al professore Valenza, che sono diciamo i driver dell'iniziativa, e grazie a tutti i colleghi che hanno certamente aiutato nel costruire questo percorso didattico, diciamo, di eccellenza. Microfono, Roberto. Appunto. Scusate, avevo il microfono spento. Ritorno sulle mie parole. Ringrazio il professore Alessandro, il direttore Alessandro. Passo la parola alla professoressa Maria Giovanna Parisi, professore ordinario dell'Università di Palermo e delegato anche del rettore dell'Università di Palermo. Grazie Roberto, grazie a tutti. Ovviamente, dicevo, mi ricollego a quanto aveva anticipato il professore Valenza. Questo incontro oggi è veramente una situazione casuale, però assolutamente virtuosa, si colloca nella giornata in cui è stato inaugurata l'apertura al pubblico del Gateway della Biodiversità di Palermo, quindi della infrastruttura che nasce sotto il cappello del National Biodiversity Future Center. Ecco, trovo assolutamente coerente, molto proficua questa concomitanza di eventi, perché mi dà la possibilità proprio di valorizzare ancora di più ciò che è stato già anticipato stamani. Quindi l'osservazione di quanto proprio il patrimonio biologico, soprattutto di un territorio come il nostro, in cui la biodiversità certamente è molto ricca, è molto studiata e soprattutto monitorata in tutte le sue forme. Ecco, questo patrimonio biologico rimane però in parte ancora inesplorato in quelle che sono le potenzialità applicative. Tantissimi colleghi, me per prima, abbiamo sempre studiato l'ambiente da tanti punti di vista, però ecco, la biodiversità non è soltanto un valore da tutelare, ma sicuramente è una risorsa strategica, quindi può generare innovazione, può generare conoscenza e opportunità per il sistema produttivo. Ecco perché proprio la nutriceutica in questo contesto sicuramente la possiamo diciamo inquadrare come un ambito chiave per il trasferimento di questo valore di cui stiamo parlando. Ecco perché dicevo che mi faceva molto piacere questo tipo di concomitanza, quindi trovare appunto le soluzioni per il benessere umano, andare a costruire un ponte tra ricerca e impresa, tra natura e tecnologia, tra alla fine quello che conosciamo e quello che ovviamente potremo ancora diciamo applicare. Proprio per fare questo però diventa fondamentale, mi ricollego a quanto il direttore Alessandro ha detto prima, diventa ecco, fondamentale poter avere delle figure adeguate, creare proprio quelle conoscenze, quelle competenze quei percorsi che come questo master assumono un ruolo fondamentale.
sicuramente nella trasmissione di conoscenze specialistiche, ma ripeto anche nella formazione di figure professionali che possono integrarsi proprio in questa complessità, in questo modo interdisciplinare per interpretare proprio le sfide dell'uso della biodiversità, della sostenibilità con appunto una visione responsabile. Quindi sicuramente questo ci consente anche di sensibilizzare, altro argomento che stamattina trattavamo, la sensibilizzazione al valore della biodiversità, quindi anche questo ci rafforza l'azione di sensibilizzazione in maniera tale che appunto l'ambiente naturale non venga soltanto conosciuto dagli addetti ai lavori, ma attraverso questa consapevolezza si possa andare a investire a un livello proprio di policymaker verso modelli di sviluppo, diciamo, sostenibili. Quindi, che dire, grazie principalmente ai colleghi che hanno creduto e che hanno ovviamente utilizzato il loro tempo prezioso per realizzare questo percorso estremamente moderno, perché appunto si investe diciamo, non solo in termini formativi ma anche scientifici. Quindi sicuramente una visione che è in linea con uno dei pilastri fondamentali anche in ambito europeo, che è proprio la salute integrata e che vede assolutamente l'impegno condiviso tra ricerca, impresa e formazione. E grazie alle aziende, a coloro i quali hanno, diciamo, accettato di poterci sostenere in questo percorso, che insomma mi auguro che possa darci anche la possibilità di vedere delle iscrizioni cospicue e la presenza, insomma, di una serie di ragazzi che possano, come noi, credere in questo percorso. Grazie. Grazie professoressa. Passiamo la parola al Dipartimento SAF. Ringraziamo il direttore Baldassare Portolano e ringraziamo il professore Galati che lo rappresenta oggi pomeriggio. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. È per me un grande piacere, un grande onore portare i saluti del direttore del Dipartimento, il professore Baldassare Portolano, che per motivi personali non ha potuto partecipare. Io sono un delegato al trasferimento tecnologico e comunicazione del Dipartimento ed è un piacere partecipare a questa iniziativa oggi di presentazione del Master in Nutraceutica, che ci vede coinvolti come Dipartimento, di cui siamo particolarmente orgogliosi di farne parte. Il coinvolgimento del nostro Dipartimento di Scienze Agrarie con i colleghi della chimica, il professore Audicina, di tecnologie alimentari, il professore Cupri, rappresenta indubbiamente una testimonianza dell'impegno, così come ovviamente di altri dipartimenti dell'Ateneo, dell'impegno costante del nostro Ateneo nel promuovere percorsi formativi interdisciplinari fondati sulla qualità della didattica, ma soprattutto sulla solidità della ricerca scientifica. Sono convinto, credo di esprimere anche il pensiero del direttore Baldassare Portolano, che questo master, questa iniziativa offrirà a tutti i partecipanti, speriamo numerosissimi, competenze altamente qualificante, ma soprattutto opportunità concrete di crescita professionale. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito alla organizzazione, alla progettazione, alla realizzazione di questo master, i colleghi, ma anche partner istituzionali, come diceva la professoressa Parisi, soprattutto naturalmente le imprese, ma in particolare al professore Valenza, che è stato il motore reale di questa iniziativa. E ovviamente un ringraziamento va a tutti gli studenti che si iscriveranno, naturalmente parteciperanno attivamente a questo master, con l'auspicio appunto che questa iniziativa possa diventare, a partire da oggi, con questa prima edizione, un punto di riferimento nel panorama istituzionale, nel panorama formativo nazionale. Auguro a tutti un buon lavoro e ovviamente rimango qui a seguire la presentazione del master. Grazie a tutti. Grazie professore Galati. Passiamo la parola alla professoressa Luisa Tesoriere, professore ordinaria dell'Università di Palermo. Grazie Roberto, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a coloro che stanno seguendo questo webinar, del quale vorrei sottolineare l'importanza culturale, perché la nutraceutica, appunto come diceva la professoressa Parisi poco fa, rappresenta veramente un ponte fondamentale tra l'alimentazione e la prevenzione sanitaria.
E in un contesto nel quale le patologie cronico-degenerative sono in continuo aumento, è chiaro che l'interesse si deve spostare dallo studio del farmaco al sistema di prevenzione dello stato di salute dei soggetti. La nutraceutica infatti si inserisce nel concetto di beyond the diet and before the drug, cioè il nutraceutico deve andare oltre la normale alimentazione ed intervenire prima che sia necessario l'uso del farmaco. Il contributo del corso di laurea in farmacia a questo master è proprio la necessità anche di presentare dal punto di vista scientifico il ruolo che le molecole nutraceutiche hanno nel regolare la funzione biochimica delle cellule e quindi la funzione dell'intero organismo. Abbiamo infatti previsto una serie di ore dedicate, come diceva il professore Riccardo Alessandro, non solo alla biologia cellulare, ma alla biochimica, alla fisiologia, utilizzando sempre come punto di riferimento la stretta connessione tra il ruolo biologico delle molecole nutraceutiche e la funzione dell'organismo, perché siamo convinti che la nutraceutica è certamente un valore aggiunto, un valore strategico nella prevenzione della salute. E quindi ritengo che da questo punto di vista il master dia molte risposte a fatti e misfatti che oggi si considerano in questo aspetto. Mi auguro che possa essere di interesse per la maggior parte dei giovani laureati che si confrontano con il mercato della salute e della prevenzione. E quindi ringrazio l'Unisom e l'Università di Palermo per l'opportunità che ci ha dato, coinvolgendo tutto il gruppo del corso di laurea in farmacia e degli altri colleghi di area sanitaria per la realizzazione di questo master. Grazie professoressa Tesoriere. Passiamo la parola al professore Antonino Valenza, che è il direttore del Centro di Trasferimento Tecnologico dell'Università di Palermo ed è anche il coordinatore scientifico di questo master. Prego, professore. Grazie Roberto, buon pomeriggio a tutti e a quelli che ci ascoltano. Devo dire con molta sincerità che quando all'inizio mi venne così in mente di parlare di nutraceutica sembrava qualcosa di strano, e invece devo ringraziare tutti i colleghi, Riccardo, Luisa e Baldo, quando gli dissi questa cosa, che con grande entusiasmo siamo andati avanti. Questo perché? Perché cogliere delle opportunità che l'università spesso non riesce a dare, non perché non è capace appunto, ma perché la gessatura dei corsi tradizionali è qualcosa che conosciamo bene, legata da regole e regolamenti che ci avviliscono costantemente, essendo anch'io stato direttore, so sia Riccardo che Baldo che cosa devono sopportare. Per cui io da sempre ho visto il master, soprattutto questo di secondo livello, con l'opportunità di essere veloci, immediati e produttivi. E quindi avere questa opportunità che ci viene data di interfacciarsi col mondo delle imprese su un argomento che l'Accademia sta incominciando adesso a prendere seriamente in considerazione è importante, proprio perché per noi Accademia è anche una palestra, cioè capire certi meccanismi per poi magari codificarli secondo dei percorsi formativi che proprio per la loro natura devono essere codificati in modo diverso. Quindi io vedo questa come veramente un grande esperimento per noi, una grande scommessa, qualcosa su cui credere, su cui
interagire con le aziende, perché è lo strumento più importante che noi abbiamo, e mi permetto anche con gli ordini professionali, perché ovviamente anche lì la figura professionale che esce all'università spesso guarda all'ordine professionale e non si rende conto che la professione è qualcosa di molto più ampio, molto di più esploso, perché le velocità oggi sono davvero tante. Se uno non riesce a stare al passo con i tempi, questo ci fa arretrare moltissimo. E per la Sicilia, per Palermo, mi sembra questa una grande opportunità non secondaria rispetto all'opportunità che dà Unisom di avere gratis questo approccio, che mi sembra importante rimarcarlo per i nostri ragazzi meridionali. Avere questa opportunità è veramente un ponte forte e importante. Io mi auguro anch'io che questo webinar sia seguito e trovi molti allievi, per poi poter, perché avere un'aula importante, anche fondamentale, proprio per essere di stimolo con i nostri docenti. Io ringrazio davvero tutti e ritorno la parola al Roberto Bertini. Grazie. Sì, grazie professore Valenza, e grazie per aver ricordato appunto un particolare insignificante, ma ecco, nel bando verrà poi precisato. Questa è un'opportunità sponsorizzata, patrocinata dalla Presidenza della Regione Siciliana, ma soprattutto finanziata dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione, per cui i nostri allievi potranno partecipare quasi gratuitamente alla formazione, all'alta formazione, appunto, con le caratteristiche specifiche di un master di secondo livello. Passo ora ai ringraziamenti per i relatori, che ringrazio per la loro disponibilità e per gli interventi che porteranno, e ovviamente, come hanno fatto tutti i direttori, i professori che mi hanno preceduto, le aziende che già hanno dato la loro disponibilità a ospitare i nostri allievi e che oggi saranno anche fra i relatori. Alcuni di questi saranno fra i relatori. Passo la parola quindi al professor Alessandro Pitruzzella, che è presidente dell'Ordine dei Biologi della Sicilia. Buon pomeriggio a tutti, grazie per averci invitato e aver coinvolto l'Ordine dei Biologi della Sicilia per questo importante master dedicato alla nutraceutica, un ambito sempre più centrale nel panorama scientifico e professionale. Già la nutraceutica, come già è stato ampiamente detto, rappresenta un punto di incontro tra alimentazione, salute e prevenzione, in un contesto in cui sempre di più cresce l'attenzione verso il benessere globale della persona. Il ruolo del biologo ci conferma fondamentale, dove siamo chiamati a coniugare rigore scientifico, aggiornamento continuo e responsabilità etica. E quindi penso che questo master vada a costituire un'importante opportunità di formazione per tutti gli studenti, biologi e altri professionisti capaci con questo master di andare a fornire strumenti concreti e competenze avanzate, indispensabili per affrontare le nuove sfide del settore, per investire in conoscenza significativa, investire nella qualità dei servizi offerti. E quindi penso che sia un'occasione molto importante. Noi come ordine sicuramente lo stiamo pubblicizzando ai nostri iscritti, già penso che qualche collega si è collegato per seguire le attività di oggi, la presentazione di questo master, e sicuramente desidero esprimere il mio apprezzamento agli organizzatori, al corpo docente, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo percorso formativo, certo che rappresenterà un momento di crescita non solo professionale ma anche culturale e umano. Oggi sempre di più la nutrizione rappresenta quella medicina naturale diciamo che è tutti la corretta alimentazione porta a un benessere del soggetto, e quindi il biologo in questo contesto ha un ruolo importante. Quindi noi siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo contributo a queste attività, e ringrazio nuovamente gli organizzatori per l'interessante master che stanno proponendo. Grazie, dottore Pitruzzella, e passiamo la parola al
dottor Mario Bilardo, che è il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Palermo. Prego, dottore Bilardo. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Porto, come dire, una visione che è quella della professione di farmacista rispetto a questo master. Con l'occasione porto anche i saluti della Federazione Regionale degli Ordini dei Farmacisti, di cui sono il presidente, e del Comitato Centrale della nostra Federazione Nazionale, della quale sono il delegato regionale per la Sicilia. Mi sento, come dire, un po' intimidito davanti a questo parterre di illustri docenti universitari. Io mi limito a fare nella vita professionale e quotidiana di ogni giorno il farmacista di periferia. I miei complimenti a chi ha avuto l'idea, a chi ha avuto la capacità non secondaria sui nostri territori di organizzare questa macchina didattica, che sicuramente apre uno scenario molto importante e molto moderno e molto attuale in quello che è, dal nostro punto di vista, nel mondo della salute, che riguarda l'ambiente della professione del farmacista e le competenze del farmacista. Quando parliamo di nutraceutica, parliamo, non so se rubo qualche dato ai relatori delle aziende che parleranno dopo di me, ma parliamo di un comparto che in Italia, sul piano economico, nello scorso anno è stato valutato con un prodotto pari a 5,2 miliardi di euro. Per chi non fosse addentro alle cifre, rappresenta quasi, poco è piccola la differenza, col pari al valore dei farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso le farmacie pubbliche e private. Quindi significa che stiamo parlando non solo di cifre importanti in termini assoluti, ma stiamo anche parlando di una situazione economica che ha un suo peso nell'economia generale del nostro paese, quindi nel comparto del sistema salute in generale. Nei complimenti a chi ha pensato e organizzato, per il fatto che non credo che ci siano in altri consorzi o atenei sul territorio nazionale dei master finalizzati e specifici. Questo master, da chi come me ne ha una conoscenza su quello che è l'abstract, i programmi didattici e quant'altro, mi fa riflettere in maniera molto importante sul fatto che c'è una multidisciplinarietà, non solo nell'accesso per i laureati, ma soprattutto nello sviluppo e nel coinvolgimento didattico. Cioè parliamo di entrare a formare, di andare a formare dei laureati, quindi con una formazione di alto livello post laurea, che abbraccino un comparto in maniera trasversale da quello che è la conoscenza dei meccanismi fisiologici a quelli che sono alla fine estrema del percorso i meccanismi economici che regolano il marketing e il posizionamento sul mercato. Sicuramente quello che è opportuno, e non mancherà certamente a chi se ne occuperà per quel che riguarda la presenza dei corsi di laurea, farmacia e CTF, il ricordare però sempre che sotto l'aspetto regolatorio il nutraceutico, ancorché scientificamente ha certamente una valenza superiore, è dalle nostre autorità regolatorie considerato marginale rispetto al medicinale, perché non può vantare attività terapeutiche, non può vantare attività di prevenzione, ma scientificamente chi certamente è più noto ad altri che a me, che ne sono un modesto dispensatore, sa che così non è, perché il tutto dipende dai dosaggi, dipende dalla purezza degli attivi, dipende da tutto un insieme di cose. Per cui
è importante e fondamentale dal punto di vista della professione la multidisciplinarietà, finalizzata soprattutto al fatto che il tutto sia cementato da un valore etico primario, e il valore etico primario è quello della conservazione della salute e del benessere a 360 gradi del cittadino. E sicuramente questo master darà in ogni caso questo tipo di impostazione, perché basato proprio non solo su valori squisitamente economici, ma su valori etici che l'Ateneo di Palermo ha sempre tramandato nei secoli. La visione della professione è appunto quella, riassunto in 2 parole, che professionisti con alte competenze, come sicuramente usciranno da questo master di secondo livello, non potranno non andare a occupare dei posti di rilievo in quella che è la filiera che parte dalla ricerca, dalla formulazione, dalla ricerca degli attivi alla produzione, su basi scientificamente solide, con un ritorno importante in termini di mantenimento della salute, e nulla vieta che poi magari qualcuno che ne abbia le competenze, come sicuramente non mancano nell'Ateneo di Palermo, possa pensare a proporre al legislatore italiano, che sotto questo aspetto è estremamente carente, una regolamentazione un po' più disciplinata di quello che è il mondo della nutraceutica, perché noi li chiamiamo nutraceutici tra addetti ai lavori, voi didatticamente li chiamate nutraceutici, ma se noi andiamo a prendere le definizioni del sito del Ministero della Salute, nutraceutico non esiste, o è un integratore alimentare, o un novel food, o un alimento arricchito, o un botanicals, ma nutraceutico giuridicamente non esiste, ed è un errore, è una grande limitazione del sistema regolatorio italiano e comunitario. Quindi i migliori auguri sicuramente da parte della nostra categoria. Ho motivo di pensare che tanti nostri giovani laureati si approcceranno con interesse a questo master, che secondo me darà grandi opportunità di lavoro, perché la finalizzazione a 360 gradi nella filiera permetterà di avere delle competenze che pochi altri avranno, quindi collocazione nel mondo del lavoro e, perché no, attività professionali cementate da quell'etica primaria a cui facevo cenno all'inizio. Grazie e restituisco la parola al professore Rebertini. Io la ringrazio, non sono professore, la ringrazio perché le sue parole hanno aperto in maniera molto chiara, ecco, delle grandi opportunità che potranno avere gli studenti di allievi di questo master. Quindi ringrazio il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Palermo e passo la parola a Anne-Claire De Paveri di Algem Natura, che ringrazio doppiamente nella sua veste di relatore e di azienda che ha dato fin dal primo momento la sua disponibilità a collaborare con noi. Grazie a voi, vi ringrazio veramente tantissimo, è un onore per me essere qui oggi. Il dottor Bilardo mi ha rubato letteralmente l'intervento. No, lo dico scherzando ovviamente, però vorrei semplicemente dire che condivido al 200% tutto quello che lui ha già detto, ed è sicuramente una buona parte dell'intervento che io avrei fatto, quindi comunque non sto a ripetere quello che ci siamo già detti, quindi se per voi va bene condivido una breve presentazione sul chi siamo, prima di tutto, così ci presentiamo come azienda. Allora, vediamo se riesco a condividerla. Nulla, ci sono problemi di condivisione in questo momento. Vabbè,
Intanto inizio, poi se lo schermo inizierà a condividersi meglio. Dunque io mi presento, sono Claire De Faveri, sono la cofondatrice e amministratore delegato di Algem Natura, una delle aziende che appunto avete citato nei vostri interventi. Molto felici di partecipare in maniera così attiva a questo master per tutti i motivi che sono stati detti appunto dai precedenti relatori, perché noi crediamo fortemente che un approccio interdisciplinare sia fondamentale per tutte le persone che vogliono approcciarsi al mondo del lavoro, non solo a livello aziendale, ma in tutti gli ambiti di questo settore. In particolare stiamo parlando ovviamente del settore nutraceutico. Come diceva giustamente il dottor Bilardo, ci sono tantissimi player coinvolti, quindi andiamo dagli enti regolatori agli accademici, ai clinici, agli operatori sanitari, a chi si occupa di comunicazione, di marketing, agli informatori, agli agenti di commercio, alle farmacie. Insomma, stiamo parlando di un mondo composto da tantissime figure professionali che tradizionalmente, diciamo, sembrano apparentemente molto lontane le une dalle altre. In realtà sembra una banalità, ma è fondamentale che queste figure riescano a parlare un linguaggio comune. È fondamentale, lo dico per esperienza, quindi avevo questa presentazione che non si sta caricando, però chi è Algem Natura? Algem Natura è un'azienda che si occupa di nutraceutiche e di fitoterapia dal 2016. Fin dall'inizio abbiamo adottato un approccio veramente iperattento alla selezione di determinati tipi di materie prime per la produzione poi dei nostri prodotti, tant'è che siamo stati tra i primi dal 2018 ad introdurre botanici da coltivati in vertical farming in prodotti appunto integratori, prodotti fitoterapici, perché fino a quel momento si erano prevalentemente visti in prodotti alimentari, prettamente alimentari, e questo per noi ha fatto una grossa differenza sia dal punto di vista della sicurezza del prodotto finito che dell'efficacia, devo dire la verità. E questo è solamente un piccolo esempio di quello che è l'approccio di Algem diciamo, allo sviluppo e alla formulazione dei prodotti. Abbiamo un portfolio ad oggi che conta circa un centinaio di integratori. Abbiamo lavorato tantissimo nei primi 4-5 anni di vita, proprio per provare a spaziare il più possibile su prodotti che andassero incontro alle esigenze diciamo delle persone, che sono in continua evoluzione tra l'altro, quindi cercando sempre di stare attenti a sviluppare prodotti che fossero senza glutine, senza lattosio, adatti a vegani per quanto possibile, comunque ovviamente tutti testati con materie prime ultra certificate. Quest'anno ci verrà poi dato il nostro primo, insomma speriamo, siamo addirittura d'arrivo, brevetto su un prodotto che abbiamo formulato sempre a base di estratti botanici da vertical farm e nutraceutici specifici. Insomma, abbiamo un percorso che poi spazia da collaborazioni molto ampie. Una delle ultime che abbiamo effettuato è con un vocal coach. Voi direte cosa c'entra il vocal coach? In realtà è un vocal coach molto famoso in Italia che segue tantissimi cantanti, insomma molto noti, che apprezzava Algem per i suoi prodotti, per il suo approccio, anche per il suo tipo di comunicazione, ci ha contattati e ha chiesto di poter sviluppare insieme una linea di prodotti dedicati al benessere della voce, lato nostro quindi know-how tecnico eccetera, lato suo tutta la nicchia legata a quel mondo lì. Quindi questo per dire, ci sono veramente 1000 possibilità sotto tanti punti di vista, sia a livello di azienda, e quindi penso che questo master offra un'opportunità realmente enorme a tutti i futuri partecipanti di poter avere poi una formazione trasversale, ecco, questa è la parola che cercavo, trasversale, che
possa permettere loro di approcciarsi a questo mondo in maniera fin da subito efficace, nel senso non efficace perché le altre figure ovviamente non lo siano, però purtroppo purtroppo per fortuna è un mondo, questo della nutraceutica, in continua evoluzione. Ogni giorno ci sono comunque regolamenti, normative nuove, bisogna stare al passo coi tempi, assolutamente, bisogna essere molto flessibili, bisogna essere molto elastici, e credo che questo master sia veramente uno dei pochi, se non l'unico, ad offrire questo tipo di opportunità. Per cui sono veramente molto molto contenta di partecipare, di essere qui oggi e di poter dare il nostro piccolo contributo. Quindi vi ringrazio tantissimo e insomma con questo concludo, appunto ribadendo l'importanza di questo modo di comunicare in maniera comunque trasparente e trasversale, appunto, per poter dare poi sempre più credibilità e solidità al nostro settore, perché ne abbiamo bisogno comunque che le persone, il consumatore finale, ma non solo, si fidi di noi, e lo dobbiamo fare in tutta trasparenza, seguendo le regole, però ecco, abbiamo bisogno di persone formate per poter fare ciò. Grazie. Grazie a lei, dottoressa De Faveri. Io immagino, Nino, che alla fine tantissimi dei nostri allievi chiederanno di andare a fare lo stage ad Algem Natura. Dopo aver sentito questa presentazione, sicuramente sì. Magari se sono dei potenziali cantanti, no? Anche. Sì, noi prendiamo tutti, anche i potenziali cantanti. Passiamo la parola al dottore Daniele Cannova di Colin Pharma, che ringraziamo, come abbiamo fatto per la dottoressa De Faveri, doppiamente, sia come azienda che ha dato la propria disponibilità, che come relatore. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Ringrazio veramente gli organizzatori del master. Credo che sia un'iniziativa lodevole che darà l'opportunità a tantissimi neolaureati di intraprendere un percorso di specializzazione nel settore che si chiama nutraceutica. Ecco, è difficile commentare per ultimo, perché sono d'accordo con tutto quello che è stato detto. Ecco, solo qualcosina in più rispetto alla nutraceutica. Poi, prima di mostrare giusto qualche slide su chi è Colin Pharma, l'azienda per cui lavoro e di cosa mi occupo, è che la nutraceutica in Italia è veramente studiata, ben fatta. Siamo il primo paese in Europa per volumi in nutraceutica, e soprattutto cerchiamo di enfatizzare e alzare sempre di più l'asticella delle formulazioni e poi della comunicazione stessa che viene portata al medico, e quindi sicuramente il contesto è ottimo. Condivido giusto qualche slide fatemi soltanto per favore conferma se vedete lo schermo. Sì, si vede. Ok. Allora, chi è Colin Pharma? Sostanzialmente Colin Pharma è un'azienda, una PMI innovativa che nasce e che lavora nel settore nutraceutico, è una società benefit che quindi persegue anche una finalità di bene comune in modo responsabile, etico, sostenibile, con una presenza anche su mercati esteri. In Italia abbiamo più di 100 informatori medico-scientifici, responsabili commerciali, quindi una rete vendita ben strutturata e una ricerca e sviluppo interna. Lavoriamo in più aree terapeutiche, ossia articolare, uroginecologica, neurologica e gastroenterologica. In portfolio 16 nutraceutici, di cui un novel food, brevettati, pluricertificati, e abbiamo lanciato nell'area gastroenterologica un nuovo prodotto che è il ProIntex per la gestione dell'IBS.
e Colinpharma, un'azienda giovane che nasce nel 2014, oggi terza azienda per volumi di vendita nelle principali aree terapeutiche, quindi una crescita sostenuta negli anni. Come lavoriamo? Sostanzialmente studiamo il contesto, l'eziopatologia e poi il mercato, individuiamo gli attivi più appropriati, il loro dosaggio opportuno. Con il dottor Bilardo appunto parlava di dosaggio, di tecnologie, insomma di lavorare in un certo modo, e quello cerchiamo di farlo sempre. Abbiamo un processo produttivo secondo elevati standard qualitativi, facciamo degli audit e poi abbiamo il processo di brevettabilità. Definiamo gli studi in vitro, gli studi clinici e infine ci occupiamo anche di pubblicarli su riviste di settore e indicizzate. Noi ci sentiamo di dire che i nutraceutici non sono tutti uguali. Oggi quel famoso gap tra il mondo farma e quello nutraceutico, dove si diceva per legge siamo un integratore alimentare e quindi non è dovuto fare tantissimi controlli e verifiche delle volte. Colinpharma ha scelto sempre di farle e quindi di fare più di quelle che sono le analisi mandatorie, fino anche degli studi in vitro, degli studi clinici pubblicati o degli osservazionali, per far che cosa? Per chiaramente poi sviluppare delle soluzioni che siano sicure per il consumatore e allo stesso modo efficaci, investendo da sempre nella qualità. E questo è un po' quello che oggi ci portiamo a casa: 52 brevetti di formulazione, sinonimo di unicità, di innovazione, 13 certificazioni, sinonimo di sicurezza, prossimità al paziente, e 127 registrazioni di brand intorno al mondo. Tante certificazioni che ci aiutano a lavorare in un certo modo, tra cui le più importanti nel settore: la ISO 22000, garanzia di igiene e sicurezza alimentare, la 9001, alti standard di qualità, e poi 37001, l'anticorruzione, che è un tema che ci sta caro, l'attenzione all'ambiente, l'attenzione alla parità di genere, e poi tra le più recenti la B Corp, che garantisce che l'azienda opera secondo i più alti standard di performance sociale e ambientale. In questa slide, per dire che Colinpharma è stata premiata al centro la nostra presidenta, la dottoressa Rita Paola Petrelli, come le 100 eccellenze italiane, e tra le aziende della nutraceutica, Colinpharma è l'unica ad essere stata premiata, quindi eccellenza da un punto di vista di reputation, crescita, innovazione, standing internazionale e responsabilità sociale. Fare nutraceutica significa attenzionare tutti, quindi utilizzare, poi lavorare in un certo modo, quindi fare attenzione alle intolleranze dei consumatori, quindi tutti i prodotti sono certificati milk, lactose free, sono privi di glutine, sono riportati all'interno del prontuario EC, quindi Associazione Italiana Celiachia, doping free, quindi assenza di sostanze anabolizzanti, ingredienti dopanti, e poi kosher e halal, quindi conformità alla religione ebraica, dottrina islamica. Un packaging particolare che ha un'apertura tamper evident, quindi un sistema anticontraffazione, antimanomissione. Non è obbligatorio in nutraceutica, è arrivato adesso ad essere obbligatorio nel mondo farmaceutico, e dal 2014 questo packaging viene utilizzato da Colinpharma per garantire che il consumatore è la prima persona che poi apre il nostro packaging, considerando che la contraffazione è quello un dato pubblico, si aggira intorno al 9%, e parliamo di farmaco. QR code per raggiungere il foglietto illustrativo in maniera molto semplice, le informazioni in braille per essere vicino agli ipovedenti e non vedenti, e utilizziamo solo carta FSC per rispettare l'ambiente. Ecco, lato clinico cosa facciamo? Collaboriamo con importanti key opinion leader, 12 studi preclinici già svolti in collaborazione con le più prestigiose università
università italiane, centri di ricerca, 20 evidenze cliniche e 10 pubblicazioni. Beh, questo è un po' quello che è Colinpharma, e adesso volevo brevemente raccontarmi cosa faccio io e di che mi occupo. Sono un laureato in CTF, ho studiato a Palermo, ho fatto la tesi nel laboratorio di polimeri biocompatibili col professore Giammona. Subito dopo la laurea ho iniziato a lavorare per Colinpharma come informatore medico-scientifico in Sicilia, dopodiché ho fatto un master in marketing management nel settore farmaceutico all'Università degli Studi di Pavia e ho iniziato a lavorare nel 2019 come product manager, quindi nell'ambito di marketing farmaceutico, e tuttora svolgo questa professione. E di recente ho concluso un altro master in leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy, che permette, e cercherò di dare il mio contributo anche in quell'ambito, per far vedere quanto possa essere importante poi il product management anche a livello internazionale, parlando sempre di nutraceutica. Quindi ecco, il ruolo del marketing farmaceutico è molto importante oggi in nutraceutica, perché ci permette di lavorare in maniera strategica ma anche operativa, supportare la rete vendita, coordinare, ecco, più funzioni all'interno dell'azienda, dall'R&D fino alla sales, e poi interagire con stakeholder scientifici e sviluppare anche mercati internazionali. Da un punto di vista di marketing strategico, ecco, è sicuramente poi opportuno sottolineare, enfatizzare quanto sia importante sviluppare un piano marketing annuale, quindi significa condurre analisi esterna e interna, quindi il regolatorio cosa ci dice? Può essere un'opportunità, può essere un limite. Per esempio, l'acido alfa-lipoico è stato attenzionato dalla Commissione europea e quello potrebbe essere un rischio, potrebbe cambiare il mercato. Se l'acido alfa-lipoico al dosaggio di 600 mg diventa farmaco, allora dovrò abbassare il dosaggio, e quello sicuramente è un cambiamento di formula, è un cambiamento di paradigma per alcune aziende. O viceversa, una sostanza attiva viene riconosciuta da EFSA come novel food, allora ecco, è un driver per dire perché non pensiamo a un nuovo nutraceutico che possa lavorare in un certo ambito. L'analisi SWOT, quindi i punti di forza, debolezza, opportunità e minacce, chiaramente vanno osservate dall'interno e verso l'esterno, rispetto quindi ai miei competitor, e poi l'STP, quindi la segmentazione, il targeting e il posizionamento di un prodotto per identificare chi saranno i miei consumatori e quale sarà il posizionamento, quindi anche in termini di prevenzione o gestione di sintomi, trattamento di un disturbo. Arrivare ad ottenere quindi una proposizione poi di valore per il mio prodotto e cercare un modo di trovare un modo per vendere il mio prodotto, identificare un prezzo e quindi un'adeguata promozione scientifica, che può andare dal canale tradizionale dell'informazione medico-scientifica, quindi informatore che va dal medico, o sfruttare anche dei canali digitali, quindi dei marketplace. E quindi la strategia sicuramente oggi multichannel è sicuramente quella che poi è vincente, perché permette di raggiungere più target e quindi arrivare fino al marketing operativo che dicevo. Cosa faccio brevemente? Ecco, supportiamo la rete vendita, quindi con presentazioni, mappe di prodotto, li formiamo, anche dei gadget, lo vediamo in questa slide, ecco, per esempio un mousepad. Scusa, ma come pensi che i ragazzi del nostro master possono essere utili alla vostra azienda? Voi pensate di accoglierne alcuni in stage? Assolutamente sì. È l'obiettivo fondamentale che interessa oggi, a far sì che, se voi date questo messaggio, che accolgono i ragazzi all'interno della vostra azienda, no? Sì, assolutamente. Con una serie di attività che noi facciamo internamente e accogliendoli nel processo come stagisti, ecco, possono prendere in mano, osservare tutto quello che c'è dietro il marketing nutraceutico. Perché voi avrete modo, durante il master è prevista una presentazione di tutte queste aziende, quindi sarà poi oggetto durante il master proprio di presentazione delle vostre realtà operative, perché in questo momento il messaggio
messaggio che vorremmo lanciare è proprio che le aziende sono interessate a queste figure per poterle accogliere in stage e formarle correttamente secondo quelle che sono quelle esigenze che tu hai ben descritto nella presentazione, così come l'altra di Algem nella presentazione dei profili aziendali, che è l'obiettivo del nostro master. Sì, sì, Grazie. assolutamente. Sì, sì, è quello che faremo, dare la nostra Grazie. disponibilità e formarli il più possibile su quelle attività che poi sono tipiche del product management. Grazie. A voi. Grazie, dottore Cannova. Per chiudere questo evento, ora ridò la parola al professore Valenza, che nella sua veste di coordinatore scientifico ci esporrà in sintesi il piano didattico, cioè le materie che gli allievi dovranno poi studiare e affrontare in aula. Prego. Ma io essenzialmente leggerò quanto c'è scritto nella locandina, perché è il frutto di un'ampia discussione, quindi nel nostro percorso formativo partiremo dalle scienze di base della nutraceutica, faremo quindi un approfondimento sui fondamenti di nutrizione umana, chimica e biochimica applicata, poi parleremo di biologia e nutrizione di precisione, studio di biologia cellulare, epigenetica e nutrigenomica per un approccio personalizzato, quindi fisiologia e funzionalità dei nutraceutici, analisi dei meccanismi fisiologici e degli effetti dei composti bioattivi, tecnologie e processi produttivi, tecnologie estrattive, bioprocessi e impiantistica industriale, sviluppo e formulazione dei prodotti. Poi andremo dalla progettazione alla realizzazione di soluzioni nutraceutiche innovative e quindi comunicazione, etica e valori di mercato, strategie di marketing e divulgazione scientifica e responsabile, di cui appunto il dottore Cannova ci ha dato un bel esempio poco fa, e metteremo insieme le strategie di management e regolamentario, perché come giustamente diceva il dottor Bilardo, la parte regolamentare oggi è una cosa su cui anche a livello istituzionale dovremo impegnarsi, quindi poi continueremo con i tavoli istituzionali per portare avanti questi aspetti, quindi gestione aziendale e normativa del settore nutraceutico, e infine due pacchettini che diciamo anche le aziende che abbiamo qui presenti ci hanno stimolato: innovazione e imprenditorialità, trasferimento tecnologico e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. I nostri ragazzi hanno necessità proprio di sviluppare, soprattutto qui da noi, questi tipi di formazione, per cui daremo, certamente non in maniera esaustiva, ma daremo anche alcuni strumenti per far sì che questi nostri giovani, se si appassionano, perché no, possono fare nascere altre aziende di cui oggi abbiamo portato una testimonianza. Questo è in grandi linee il percorso. Ovviamente poi sarà sviluppato sempre dal Comitato Tecnico Scientifico, che via via verrà eventualmente aggiornato anche secondo delle esigenze didattiche che verranno fuori, ma soprattutto saranno previste, lo dico anche per quelli che ci ascoltano, delle presentazioni on the job delle aziende, quindi con loro lavoreremo proprio per questo, per poter poi mandare i nostri ragazzi in maniera consapevole ad effettuare lo stage, che è una doppia opportunità sia per il ragazzo ma anche per l'azienda di conoscere queste nuove figure che cercheremo di formare al meglio. Io credo di aver concluso la presentazione, ma non so se la professoressa Tesoriere o gli altri colleghi del Comitato Tecnico Scientifico vogliono aggiungere qualcos'altro, con piacere magari possiamo anche aggiungere qualche altro commento. Luisa? Ma Nino, mi sembra che la presentazione sia stata molto, molto chiara, interessante, approfondita, quindi io penso che chi ci ascolta ha tutti gli strumenti per comprendere l'importanza che noi abbiamo dato a questo master e che potrebbe avere appunto in un ambito, diciamo, così vasto, che va appunto dall'applicazione nella sanità pubblica alle opportunità, diciamo, di sviluppare in proprio iniziative del genere, dopo avere naturalmente acquisito tutte le competenze che speriamo il nostro master sia in grado di trasferire. Quindi io
sono molto Diamo la parola a Roberto per diciamo, di come è stata condotta la presentazione. Grazie professoressa. Sì, è solo per ricordare che tutto quello che è avvenuto oggi pomeriggio potrete rivederlo sul nostro sito www.unison.it o sulla nostra pagina di Facebook. Quindi con la speranza ovviamente di aver convinto tantissimi a iscriversi a questo nostro master. Ringrazio tutti e ci rivediamo al prossimo appuntamento sempre sui siti e sulla pagina di Unison. Grazie a tutti. Grazie, Grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Grazie, buon pomeriggio. Non so. Salutiamo anche noi. Sì. Oh. Ma credo che, dico, se la registrazione è stata interrotta. Franco? Franco? Comunque niente, mi sembra che è andata. Aspetta, scusa, sì, tutto interrotto. Ottimo, ok, perfetto. Forse Allora, dovremmo aggiungere qualcosa proprio dal punto di vista